Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti per chi passa magari per la prima volta sotto questo contenuto, il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda i nazionali impegnati. C'è chi rientra prima per ammonizione, squalifica e quindi sta rientrando prima, c'è chi rientra per un ginocchio da verificare, ovvero Lukaku. È un martedì dolce amaro perché se i rientri possono far ben sperare per preparare poi la partita con la Roma, c'è chi rientrerà e non sta al 100%. Chi ha visto Polonia-Scozia sa benissimo di cosa sto parlando. Botta alla caviglia per McTominay, non in un contrasto, ma si è fatto male da solo. Andiamo a vedere cosa è successo in quella situazione, analizzando anche un tantino la partita e la prestazione di Gilmour. Un pensiero per Calzona, perché non posso assolutamente tenermelo dentro, volevo condividerlo con voi, e il punto sui 4 calciatori ancora impegnati con le nazionali perché devono terminare la rotazione di partite. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Prima di arrivare a Polonia-Scozia, Rachmani e Lukaku ovviamente saranno a disposizione di Conte, ginocchio di Lukaku permettendo, perché bisogna vedere poi le condizioni di Big Rom. Rachmani è stato ammonito in quella rissa nella partita con il Kosovo, nella partita scorsa, quindi squalificato, ha saltato il match giocato ieri e quindi sarà a disposizione del mister al 100% in condizione, senza infortuni e senza affaticamento per fortuna Rachmani. Gli impegnati con la nazionale italiana, buongiorno Di Lorenzo, Meret e Raspadori, ovviamente integri, per grazie Dio, come si suol dire, ma passiamo a Polonia e Scozia perché al di là della partita c'è l'infortunio, se di infortunio si può parlare, la botta alla caviglia di Scott McTominay. Prima di arrivare all'infortunio o questa botta alla caviglia, c'è una partita da analizzare però, ci aiuteremo anche con la lavagna tattica in una situazione offensiva che eh, vorrei vedere anche in casa Napoli, ma ci arriviamo. La Scozia riesce al 93esimo a qualificarsi per i play-out di Nations League. Fino al 93esimo era praticamente retrocessa. Comunque un primo tempo, il primo tempo finisce 1-0, 1-0 per la Scozia, ma risultato molto stretto. C'è una traversa di Gilmour con un tiro dalla distanza molto ma molto bello il tiro. C'è un palo di McTominay, bello anche quello, rasoiata ad incrociare che si stampa sul palo e anche nella ripresa, sempre con Gilmour e McTominay, Gilmour come assist man e McTominay come finalizzatore, Skorupski fa una grandissima parata e nega il gol al calciatore del Napoli. Prestazioni da incorniciare, ma sono in nazionale le prestazioni di Gilmour e McTominay sono tutte quante di alto livello. Poi che si possa dire a Napoli devono ancora trovare la quadra. Posso anche darvi ragione, ma è una questione di tempo e immagazzinare determinate situazioni e movimenti. E visto che sto dicendo questo, mi sposto un attimo sulla lavagna. Eccola qua. Allora, questa è la punta della Scozia. E qua facciamo un semicerchio. E qui c'è McTominay. McTominay è qui, McTominay è qui, McTominay è qui. McTominay va a fare, non posso dire la seconda punta, ma va a fare la punta come se si giocasse con un 4-4-2, ovvero la Scozia molte volte la palla qui e il tarallo o i taralli che si trovavano in quella situazione nel poter imbucare, perché McTominay quando la palla era qui McTominay taglia in area di rigore per ricevere il pallone, situazione che poteva rivelarsi molto pericolosa, così come se il pallone non gli viene dato e questo tarallo scende che vuol crossare, McTominay torna indietro e attacca il dischetto dell'area di rigore per andare a colpire di testa. Movimenti, perché ho fatto ovviamente questo scarabocchio per dire una cosa molto semplice, movimenti da attaccante. E quindi visto che abbiamo questo Lukaku non in condizione, col ginocchio da verificare, eccetera, eccetera, ci sono le alternative anche in rosa, vedi Simeone, vedi anche un Gong che potrebbe essere provato al centro dell'attacco, sicuramente potrebbe essere un'alternativa da verificare tutto questo,
hai un McTominay, o meglio, non ce l'hai al momento perché dobbiamo vedere cosa è successo con questa caviglia, però hai un McTominay che per quanto riguarda l'attaccare l'area di rigore e movimenti da centravanti, mettiamola così, non dispiace. Questa è la situazione di Scott con la Scozia. Poi verranno incamerati, auguriamoci, movimenti offensivi e situazione d'attacco anche in casa Napoli e ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda la caviglia di Scott, dalle nazionali arriva una notizia che non farà stare tranquillo Antonio Conte nelle prossime ore. Scott McTominay è stato costretto a lasciare il campo anzitempo nella gara contro la Polonia per un problema alla caviglia. Il centrocampista scozzese non ha subito alcuna botta, correndo per lanciarsi su un cross. Sembra aver fatto un movimento innaturale con la caviglia sinistra. Nel movimento del cambio l'azzurro è uscito zoppicando leggermente. Non è ancora noto se McTominay abbia richiesto il cambio per precauzione o per un vero e proprio infortunio. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore con l'ambiente Napoli che incrocia le dita. Alla fine non ci siamo riusciti a passare questa pausa nazionali senza infortuni. Lukaku torna a mezzo servizio, McTominay pure tornerà a mezzo servizio perché comunque rientri domani, è mercoledì, domenica si gioca, speriamo venga assorbita la botta alla caviglia, ma comunque è una situazione da verificare. E ci sono altri 4 calciatori poi ancora impegnati: Kvara oggi, Lobotka oggi, Anghissà alle 14 e Olivera addirittura all'1:45 di questa notte, quindi mercoledì, impegnato contro il Brasile. È proprio un pensierino che deve andare a Calzona perché c'è una cosa che non riesce ad andarmi giù. Riprendo un attimo il girone della Scozia perché poi bisogna dirle tutte le cose senza dire baggianate e numeri che non esistono. Allora, il girone della Slovacchia, scusate, non della Scozia, recita così: Svezia 13, Slovacchia 10, Estonia 4, Azerbaigian 1. Questi sono i punti. Ovviamente sei già qualificato, non puoi puntare al primo posto e io voglio sapere perché Lobotka è ancora in Slovacchia. Lo vorrei sapere. A che cosa ti serve Lobotka che già si è fatto un mazzo così, 90 minuti, non avendoli nelle gambe nella partita scorsa, e adesso, a quanto si legge, no, Lobotka parte titolare oggi, parte titolare stasera. Allora, carissimo Ciccio, carissimo Calzona, carissimo Francesco Calzona, come ti devo chiamare? Quando sei arrivato a Napoli, quando mi ha chiamato il Napoli, io non ci ho pensato 2 volte. Quando sono arrivato, che se vedevo Vesuvio, io mi si è fermato il cuore, emozioni, questo e quell'altro. Le chiacchiere stanno a zero, caro Ciccio. E allora se quelle emozioni erano vere, tu oggi piglia lo botte che dici: caro Lobo, visto che il girone è comunque in sicurezza, torna a Napoli perché così diciamo ti rimetti in carreggiata per la partita con la Roma. No, assolutamente no. Stasera Lobotka titolare, a quanto si legge. Poi vedremo per quanti minuti resterà in campo. Ci auguriamo che ovviamente torni indietro senza botte e senza infortuni vari, così come lo è stato con McTominay nella partita della Scozia. Però, caro Calzona, le chiacchiere stanno a zero e quando parlate di Napoli, quando esternate anche emozioni per quanto riguarda la città, la squadra, i tifosi e quant'altro, siate veri perché poi le stronzate escono a galla e almeno dal mio punto di vista il napoletano per come è, per quanto dà incondizionatamente amore e quant'altro, poi quando deve analizzare situazioni del genere gli scade completamente il personaggio. A me Calzone mi è scaduto completamente. Questo era il pensiero che volevo esprimere su Ciccio Calzona. Speriamo che comunque siano solo le situazioni McTominay e Lukaku a preoccupare il Napoli e
non ci si accolli qualche altro affaticamento, perché poi la partita che a me più mette in fibrillazione non la posso vedere perché ovviamente è un orario molto ma molto strambo, è la partita dell'Uruguay contro il Brasile, che poi Olivera con Bielsa è diventato una pedina inamovibile, uno dei migliori in tutte le uscite, è contro il Brasile, darà il 200%, c'è stata già quella botta presa nella partita scorsa, speriamo che sia al 100% in condizione, anche se Bielsa se ne frega altamente e lo schiera comunque, così come è stato anche nella partita scorsa, una botta esagerata, se ne è fregato altamente delle condizioni, dice vai gioca, non ti preoccupare, mo te passa come si faceva un tempo, poi mettiamo il Lasonil, non c'è nessun problema. E quindi dobbiamo affrontare questa settimana perché per me da oggi o al massimo da domani mattina comincia il pre-Roma, lo dobbiamo affrontare non nel migliore dei modi. Quindi speriamo che riusciamo a tenere botta da questo punto di vista e che McTominay possa essere schierato perché comunque è in condizione a livello mentale e a livello fisico. I due scozzesi sono veramente in condizione. Giocherà Lobotka, giocherà Gilmour, poi vedremo, ci arriveremo per quanto riguarda le formazioni, il prepartita contro la Roma, ne sapremo di più e ci auguriamo quanto prima per quanto riguarda le condizioni di Lukaku e dello scozzese. State aggiornati, campanellina attivata, iscrizione al canale, tanto noi cerchiamo di coprire tutte le notizie o quante più notizie possibili in casa Napoli, ovviamente quelle che ci interessano perché tra virgolette quel po' di gossip cerchiamo di lasciarlo ad altri quando non ne possiamo fare a meno, perché poi quando qualche gossip intorno a Napoli viene portato in maniera esasperata e viene infangato il nome della squadra, il nome della città e noi tifosi, è giusto che ci difendiamo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.